Oggi voglio condividere con te una riflessione che mi sta molto a cuore. Da 5-6 anni circa ho deciso di abbracciare il minimalismo come stile di vita. Per chi non lo sapesse, il minimalismo è semplicemente uno stile di vita che punta a eliminare il superfluo da ogni ambito della nostra esistenza per focalizzarci solo su ciò che conta davvero. E credimi, è un viaggio straordinario. Quando ho iniziato pensavo che il minimalismo significasse solo avere meno cose, ma poi ho capito che è molto di più. È una filosofia di vita che ti porta a chiederti di cosa ho veramente bisogno. Viviamo in una società che ci spinge continuamente a comprare, ad accumulare, a desiderare sempre di più. Ci bombardano con pubblicità, promozioni, nuove uscite. E noi ci illudiamo di scegliere. E ci illudiamo che ogni nostro acquisto sia frutto di una decisione personale, ma in realtà siamo influenzati, guidati e a volte manipolati. La filosofia del minimalismo ci insegna che rallentare non è un atto di pigrizia, ma è un atto di saggezza. In un mondo che ci spinge costantemente a fare di più, possedere di più, essere di più, il minimalismo invece ci invita a fare meno, possedere meno e semplicemente essere. Quante volte hai comprato l'ultimo gadget tecnologico convinto che ti avrebbe reso la vita migliore, che ti avrebbe reso felice? Quante volte hai sentito di dover avere quell'oggetto perché tutti gli altri lo possedevano? E poi, dopo qualche settimana, quell'entusiasmo inevitabilmente svanisce e ci ritroviamo con un altro pezzo di plastica a prendere polvere. Mi sono reso conto che non abbiamo bisogno di tutta questa tecnologia. Ciò che davvero conta, ciò che ci rende realmente felici, è molto più semplice. Sono le connessioni umane, le esperienze, i momenti vissuti appieno. La qualità del nostro lavoro, dei nostri contenuti, non dipende dall'ultimo modello di microfono, dalla scheda audio più costosa o dalla fotocamera più performante, ma dalla passione e dall'impegno che ci mettiamo. Non fraintendermi, io amo la tecnologia e la uso ogni giorno, ma ho imparato a scegliere con consapevolezza e a chiedermi: questo oggetto aggiunge davvero valore alla mia vita? Mi avvicina ai miei obiettivi o è solo un altro desiderio indotto? Vorrei che riflettessi su questo. Guardati intorno, adesso. Osserva ciò che hai. Chiediti che cosa è veramente essenziale. Prova a liberarti dal superfluo, a concentrarti su ciò che conta davvero e ti assicuro che ti sentirai più leggero, più libero e più felice. La società ci impone un modello di consumo che non ci appartiene. Ci spinge a credere che la felicità si misuri in base a ciò che possediamo. Viviamo in un'epoca in cui la velocità è diventata una virtù, dove il successo viene spesso misurato dalla quantità di attività e beni che riusciamo ad accumulare. Questa incessante corsa verso l'accumulo e l'efficienza ci ha portato a un punto di saturazione, dove l'anima e la mente si trovano sovraccariche, stressate e disconnesse dal vero senso della vita. Ma la verità è che la felicità è dentro di noi, nella semplicità, nella consapevolezza, nella capacità di apprezzare le piccole cose. Lascia che ti racconti una storia. Ricordo quando ho iniziato a produrre contenuti. Ero ossessionato dall'avere l'ultimo modello di microfono, la scheda audio più performante, le luci più potenti. Pensavo che tutta quella tecnologia mi avrebbe reso un creatore migliore, che avrei prodotto contenuti di qualità superiore. Ma poi mi sono reso conto che stavo perdendo di vista l'essenza del mio lavoro, la passione, l'ispirazione e il messaggio che volevo trasmettere. Ho iniziato quindi a ridurre, a eliminare il superfluo. Ho venduto e sto ancora vendendo ciò che non uso realmente. E sai cosa è successo? Mi sento più libero, meno appesantito. Ogni oggetto che esce dal mio studio e dalla mia casa mi restituisce un senso di leggerezza. Ho riscoperto la gioia di mettere al centro il contenuto e non il contenitore. E non si tratta solo di tecnologia, ovviamente. Pensa a tutti gli aspetti della tua vita. Guarda il tuo armadio, il tuo telefono, la tua casa. Quante cose possiedi che non usi mai? Quante cose hai accumulato nella speranza che queste ti rendessero più felice, più completo e uguale agli altri? Ma la verità è che la felicità non si trova in un oggetto. È uno stato d'animo, una sensazione che nasce dentro di noi. Il minimalismo mi ha insegnato a dare valore alle esperienze piuttosto che alle cose, a preferire una cena con gli amici a un nuovo gadget, a godermi una passeggiata all'aria aperta al parco piuttosto che passare ore a scegliere l'ultimo modello di smartphone, a vivere nel presente, ad apprezzare ogni momento per ciò che è, senza desiderare costantemente di più. Vorrei invitarti a fare lo stesso. Prova a liberarti dal superfluo, a concentrarti solo su ciò che conta davvero. Chiediti: che cosa è veramente importante per me? Quali sono le cose che arricchiscono la mia vita? E poi fai spazio, elimina ciò che non ti serve, ciò che non ti rende felice. Sono certo che scoprirai che in realtà hai bisogno di molto meno di quanto pensi e che paradossalmente avere meno ti darà di più tempo, più energia, più spazio mentale,
più libertà. Grazie per avermi ascoltato, spero che queste parole ti abbiano fatto riflettere, che ti abbiano toccato nel profondo. Se l'argomento ti interessa, io ti lascio in descrizione il link al mio podcast che porto avanti da 5-6 anni sull'argomento minimalismo, ok? Se invece ti fa piacere approfondire questi argomenti e vuoi che io realizzi altri video, fammelo sapere sempre nei commenti qui sotto. Se invece vuoi condividere la tua esperienza e i tuoi pensieri, lascia anche qui sotto un commento e io sarò felice di leggere la tua storia. A presto, con amore e semplicità.